Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come gli italiani festeggiano il Natale? Il Natale in Italia è una festa molto amata. Si celebra il 25 dicembre, ma la preparazione inizia già a fine novembre. Le famiglie italiane decorano la casa con luci colorate, ghirlande e un grande albero di Natale. L'albero è spesso un abete vero o artificiale, alto e pieno di palline, stelle e luci. Molte persone aggiungono una stella cometa in cima. Un'altra decorazione tradizionale è il presepe. Il presepe rappresenta la natività di Gesù. In ogni casa o in chiesa si trovano statuine di Gesù bambino, Maria, Giuseppe, i pastori, i re magi e gli animali. I presepi possono essere molto semplici o molto grandi, con case, alberi e fiumi in miniatura. Preparare il presepe è un momento di gioia per la famiglia. Spesso nonni, genitori e bambini lavorano insieme per creare il paesaggio. A dicembre, molte città italiane organizzano mercatini di Natale. Nei mercatini si vendono oggetti artigianali, decorazioni, dolci e bevande calde. Camminare tra le bancarelle è piacevole, si sente il profumo di vin brûlé, di castagne arrosto e di dolci speziati. I bambini cercano regali da mettere sotto l'albero, i genitori assaggiano prodotti tipici e tutti si scambiano auguri. Il 6 dicembre, specialmente al nord, si festeggia San Nicola o Santa Lucia. I bambini lasciano un piatto con dolci e un bicchiere di latte o tè per la santa, sperando di trovare un regalo al mattino. Questa tradizione è viva in città come Verona e Trieste. La vigilia di Natale, il 24 dicembre, è la giornata più importante. Molte famiglie italiane seguono il digiuno o mangiano un pasto leggero fino alla sera. A cena consumano piatti di pesce, la dipendendo dalla tradizione del cenone di magro. Si mangiano fritto misto di mare, spaghetti alle vongole, baccalà e altre specialità di pesce. Ogni regione ha ricette diverse. Dopo la cena di vigilia, alcune famiglie vanno alla messa di mezzanotte in chiesa. La messa è molto sentita, si cantano canti natalizi e si ascoltano le letture della Natività. Durante la notte, i bambini aspettano l'arrivo di Babbo Natale o di Gesù bambino, a seconda della tradizione locale. A mezzanotte, chi torna a casa trova i regali sotto l'albero. Ogni regalo è avvolto in carta colorata con fiocchi e nastri. I bambini aprono i regali con entusiasmo e gioia. La mattina del 25 dicembre è il giorno di Natale vero e proprio. La colazione è dolce, panettone, pandoro, biscotti e cioccolata calda. La tavola è decorata con un centrotavola di pigne, agrifoglio e candele. A pranzo si riunisce tutta la famiglia, nonni, zii, cugini e amici. La mamma e i nonni preparano un menù lungo, antipasti di salumi e formaggi, primi piatti come lasagne o pasta al forno, secondi di carne, contorni di verdure e infine dolci come panettone, pandoro e dolci fatti in casa. Dopo il pasto tutti riposano un po' sul divano, chiacchierano e ridono. In molte piazze ci sono presepi con persone vere e animali. Il presepe vivente è uno spettacolo dove attori e figuranti rappresentano la nascita di Gesù. Spesso vengono organizzate anche piccole recite e canti. La sera del 25 dicembre, chi ha ancora fame prepara un tagliere di salumi e formaggi con pane e olive.
Spesso si apre un'altra bottiglia di vino e si brinda con spumante o prosecco. È un modo per concludere la giornata in allegria e con affetto. La festa continua fino a tarda sera, tra giochi da tavolo, musica e conversazioni. In Italia il Natale è una festa molto sentita e amata da grandi e bambini. Tutto inizia già a fine novembre, quando le famiglie comprano l'albero di Natale. L'albero può essere vero, con i rami verdi e profumati, o artificiale. Si porta in casa e si decora con luci, palline, festoni e una stella in cima. Poi si prepara il presepe, una piccola rappresentazione della nascita di Gesù. Nel presepe ci sono le statuine di Maria, Giuseppe, Gesù bambino, i pastori, i re magi e gli animali. Spesso il presepe è fatto in scala ridotta, con case, alberi e colline in miniatura. È un lavoro di famiglia. Nonni, genitori e bambini lavorano insieme per sistemare ogni statuina al posto giusto. A dicembre molte città e paesi organizzano mercatini di Natale nelle piazze principali. Le bancarelle sono di legno e vendono oggetti artigianali, decorazioni, calze fatte a mano e dolci tipici. Il profumo di vin brûlé, vino rosso caldo con spezie, e di castagne arrosto riempie l'aria. Le persone camminano tra le bancarelle con le mani in tasca o con un bicchiere caldo, ridono e comprano regali. I bambini spesso mangiano un bignè di crema o un bombolone caldo. Le luci colorate sugli stand e i fili di stelle rendono le strade magiche. Il 6 dicembre, soprattutto in alcune regioni del nord, si festeggia Santa Lucia. È una tradizione che arriva dai tempi antichi. I bambini lasciano una fiocina con latte e biscotti per la santa, sperando di trovare un piccolo dono al mattino. In alcune città si tiene una piccola processione con una statua di Santa Lucia portata a spalla per le strade, accompagnata da canti e fiaccole. La sera del 24 dicembre, la vigilia di Natale, molte famiglie osservano il digiuno, cioè evitano carne e mangiano solo pesce o piatti leggeri. È la tradizione del cenone di magro. A tavola si trova spesso la frittura di paranza, piccoli pesci fritti, il cenone di pesce, il baccalà o il capitone nelle zone del sud. Dopo cena, alcune famiglie vanno alla messa di mezzanotte in chiesa. La messa è molto frequentata, si cantano i canti natalizi, si leggono le letture e si ascolta il suono delle campane. Quando la messa finisce, i parrocchiani si scambiano gli auguri con un caloroso Buon Natale. A mezzanotte del 24 dicembre, in alcune regioni, i bambini aspettano l'arrivo di Gesù bambino, in altre di Babbo Natale. In Italia si trovano entrambe le tradizioni. Sotto l'albero, i regali appaiono come per magia. I bambini si svegliano la mattina del 25 dicembre con un grande sorriso e corrono in salotto per aprire i pacchetti. La colazione del 25 dicembre è molto dolce. Si mangiano fette di panettone, pandoro o torrone, accompagnate da cioccolata calda o da spremuta di agrumi. Spesso si prepara anche un piccolo buffet con biscotti fatti in casa, come i cantucci e i torcetti. Il pranzo di Natale è il pasto più importante e viene preparato con cura. All'inizio si servono antipasti di salumi e formaggi tipici, prosciutto crudo, salame, mortadella, accompagnati da olive, pane fresco e crostini con pomodoro. Poi si passa ai primi piatti, che variano da regione a regione: lasagne, tortellini in brodo, pasta al forno, risotto allo zafferano o strozzapreti al ragù.
Ogni famiglia ha la sua ricetta tradizionale. Dopo il primo piatto si propone il secondo, spesso a base di arrosto o bollito con verdure. Nelle zone di mare è comune il pesce al forno o alla griglia. Accanto al secondo piatto ci sono contorni di stagione, patate arrosto, spinaci in padella, insalata mista o carciofi. Non manca mai un bicchiere di buon vino rosso o bianco, a seconda dei gusti. Per finire, si serve il dolce di Natale. Oltre a panettone e pandoro, si trovano dolci fatti in casa come la pasta reale, i mostaccioli, i struffoli, piccole palline di pasta fritta e miele nel sud e i buccellati in Sicilia. Ogni dolce racconta la storia di un territorio e di una famiglia. Dopo il pranzo, in molte famiglie c'è il momento della passeggiata, anche se breve. A Natale le strade e i parchi sono decorati con luci bianche e colorate. Molti vanno a vedere il presepe vivente in chiesa o in alcune piazze. Il presepe vivente è una rappresentazione con persone in costume che recitano la storia della nascita di Gesù. I bambini adorano vedere gli animali e i personaggi in carne e ossa. Il periodo natalizio continua fino al 6 gennaio, la festa dell'Epifania. In Italia si dice Epifania a tutte le feste si porta via. La notte del 5 gennaio arriva la Befana, una vecchina buona che porta dolce ai bambini che sono stati bravi e carbone dolce a quelli che non hanno studiato o non sono stati gentili. I bambini appendono una calza vicino al camino o alla finestra e la mattina trovano i dolci o il carbone. Durante tutto il periodo di Natale, le piazze italiane ospitano eventi culturali, concerti di canti natalizi, spettacoli di danza, proiezioni all'aperto. Molte famiglie partecipano ai concerti in chiesa, ai mercatini e alle cene di beneficenza per aiutare i più bisognosi. In conclusione, il Natale in Italia è un momento di famiglia, tradizione e condivisione. Si mangia bene, si sta insieme, si scambiano regali e si rinnova la speranza di pace. Le luci, i sapori e i profumi rendono il Natale italiano un'esperienza unica e indimenticabile. Buon Natale a tutti! Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.